diciamo in AutoCAD. Facciamo un attimo un esempio, perché un esempio non da poco, cioè non trascurabile, perché capita abbastanza spesso che ci venga dato un file DVG che contiene delle curve di livello e da quello dobbiamo eventualmente noi andare a creare un terreno. Ora io qua vado a ipotizzare, quindi tramite delle polilinee, vado a ipotizzare delle curve di livello che rappresentano un terreno. Queste curve di livello di solito però sono sempre a quota zero, infatti a me non è mai capitato di trovare delle curve di livello che fossero già elevate nello spazio. Magari qui accanto ci sono i numerini, quindi 0, 5 metri, 10 metri, 15 metri, 20 metri, ma di solito trovarle già elevate è una cosa che non mi è mai successo. E quindi ora ti ripropongo l'esempio classico che mi capita, quindi delle curve di livello a quota tutte quante 0. E questo qua quindi lo chiamo esempio curve di livello. Confermo, torno all'interno di SketchUp e vediamo come si importa un DVG. Questa importazione del DVG la vedremo anche quando andremo a importare il DVG della nostra casetta. Quindi andiamo su File, andiamo su Importa, scegliamo qui sotto come formato, lasciamo tutti i tipi selezionati, scorriamo, diciamo, l'elenco e prendiamo esempio curve di livello. Facciamo importa e importiamo le nostre curve di livello. Mi raccomando, è molto importante quando fai importa e scegli il file DVG. Io ora l'ho fatto velocemente perché sul mio computer questa cosa è già settata. Quando selezioni il file DVG, entra in opzioni ed accertati che l'unità di misura sia i metri, se il DVG è stato fatto in metri, oppure se è stato fatto in altre unità di misura, imposta comunque le giuste unità di misura, perché altrimenti viene importato fuori scala. Quando clicco sul DVG, solitamente un DVG importato è sempre raggruppato in un gruppo. Tasto destro esplodi, lo vado a separare nelle varie parti di cui è composto. Ora devo andare a creare l'elevazione, quindi mettiamo che queste curve di livello sono ogni 5 metri, quindi seleziono queste, mi sposto avendo il cursore diciamo lungo l'asse blu e scrivo 5 invio, ancora prendo queste 3 lungo l'asse blu 5 invio, ancora queste qua 5 invio e ancora qui 5 invio. Quando seleziono tutte queste curve di livello e premo questo primo tasto, tu vedi che lui ti crea una superficie che passa attraverso questi punti, appunto a rappresentarmi un terreno. Il terreno non ha sotto una parte chiusa, non è importante che l'abbia, perché comunque quando io andrò a fare un render sul terreno, io sarò in questa posizione, quindi non mi metterò qui esternamente. Nel caso però io attraverso l'utilizzo di linee, volendo io potrei anche creare delle facce di chiusura e quindi andarlo io a chiudere se ne ho la necessità. Però in realtà non ce n'è bisogno. Quindi il primo tipo di terreno che io faccio è appunto quello là importando un DVG. Il secondo punto, secondo tipo di terreno è quello che potrei fare io allo stesso modo andando per esempio a creare con
lo strumento a mano libera, io delle curve di livello ricalcandole magari da una fotografia o da un altro elemento. Quindi l'unica differenza è che nel primo caso le curve di livello le ho create io direttamente dal programma. Il secondo caso invece, cioè quindi con queste le ho importate direttamente dal DVG, invece nel primo caso queste curve io le ho create diciamo, le ho create direttamente qui e quindi le vado a posizionare nella loro altezza corretta. Le seleziono tutte insieme, vado a cliccare su contorni e lui mi crea una superficie che li va ad unire. Il secondo metodo per creare un terreno, che però non è un metodo molto preciso, infatti solitamente questo secondo metodo viene principalmente utilizzato soltanto quando uno deve fare un terreno più o meno ideale che accoglie la parte di sotto di un nostro edificio, però non si vuole fossilizzare più di tanto a dare delle misure esatte. Questo strumento si chiama da zero, quindi io clicco qui e qui sotto lui mi dà una spaziatura di griglia e me la pone pari ad 1 metro. Io la lascio, clicco in un punto, mi vado ad allargare con una certa lunghezza, per esempio diciamo 50 metri, mi sposto da quest'altro lato e mi sposto di altri 50 metri. Quindi ho creato un lotto di terreno 50 metri per 50 metri con delle maglie interne di 1 metro. Però ovviamente questo terreno così è tutto piatto, ma se io vado su questo secondo tasto modella, lui mi chiede un raggio di influenza. Il raggio di influenza praticamente sarebbe, diciamo, un cerchio che tu vedi qui, che ha il raggio della misura che tu leggi là dentro. Andando qui e andando a sollevare o ad abbassare queste parti, io vado a creare un terreno, volendo posso pure aumentare il raggio di influenza e quindi le parti che vengono deformate. Io posso dare anche un valore numerico di quanto questo si deve alzare, però ti rendi conto che un terreno fatto con questo sistema qua non sarà mai un terreno preciso, perché è difficile che io con un cerchio così riesca a dare delle quote precise a un terreno. Infatti solitamente questo strumento viene utilizzato quando uno fa dei 3D, diciamo, di allenamento oppure ideali, quindi crea più o meno un paesaggio, un'ambientazione, diciamo, fantasy, nella quale va a mettere poi il suo terreno, gli va ad applicare il materiale, però nella realtà architettonica è un metodo che purtroppo non si utilizza spesso. Questi qui invece stampo a che cosa serve? Normalmente quando noi dobbiamo fare un progetto, quindi abbiamo un'area sulla quale deve insistere il nostro terreno, quindi ipotizziamo che questo rettangolo è l'area nella quale io devo andare a creare il mio edificio. Sposto questo rettangolo e lo vado a posizionare dall'alto nella posizione, diciamo, che deve effettivamente occupare il mio edificio. Ora, nella realtà, se io dovessi creare questo edificio qua, in questo punto, la prima cosa che si farebbe, si verrebbe qui con degli scavatori, si farebbe uno scavo per livellare questo terreno, quindi o creare qua un livellamento che comunque spianare questa zona per fare in modo che io possa costruire il mio edificio, anche se comunque a volte ci sono anche degli edifici che seguono l'andamento del terreno, però questo strumento serve nel caso in cui io voglio creare comunque uno spianamento del terreno. Io lo clicco, seleziono la forma e seleziono
il terreno e tu vedi che quella forma viene proiettata sopra al terreno e mi dà la possibilità, muovendo il mouse verso l'alto o muovendo il mouse verso il basso, di creare appunto un livellamento con anche delle facce laterali che automaticamente seguono l'andamento del terreno. Quando io ho raggiunto il livellamento che è stato progettato, diciamo, per realizzare l'edificio, faccio un clic, questa cosa quindi viene fissata. A questo punto posso eliminare questo elemento e qua vado a costruire il mio edificio. Quindi è uno strumento molto potente che ti permette di fare una cosa che su altri programmi, per esempio su AutoCAD, è abbastanza complicato a fare questa cosa. Invece lui la fa davvero in maniera molto semplice. Un altro comando molto utile è il comando proietta. Il comando proietta che cosa fa? Se io mi metto nuovamente in una vista dall'alto e per esempio ipotizziamo che io ho una, diciamo una strada, quindi fatta in questo modo, triplo clic, creo un gruppo e la vado a intersecare con il mio modello nella posizione in cui dovrebbe attraversare, diciamo, il mio terreno. Quindi diciamo che questa è il segno di dove la strada attraversa il mio terreno. Con questo proietta io posso proiettare non come prima, ma con un'altra modalità, quindi 1 o 2. Tu vedi che queste linee che corrispondono al margine di questo elemento sono state proiettate qui sopra e quindi io qua potrei andare a fare, visto che queste facce sono state spezzate, io qua potrei fare un cambiamento di materiale, quindi potrei dare a questa parte un materiale asfalto, magari a questa parte qua un materiale erba per separare quindi la strada che ha attraversato questo elemento. Quindi il proietta normale proietta una forma, ovviamente sempre chiusa all'interno di un gruppo. Infatti tu mi hai visto qua creare un gruppo prima di fare questa cosa, quindi proietta questa cosa qui sopra. Questi ultimi due sono tra i più inutili, però te li faccio vedere comunque. Se io seleziono una faccia e premo questo, lui mi aggiunge complessità a questa faccia, cioè mi aumenta il numero di triangoli che sono contenuti all'interno di questa faccia. Praticamente a che cosa mi servono questi triangoli? Questi triangoli fondamentalmente hanno una funzione di rendere la geometria più complessa e quindi diciamo meglio modificabile. Quindi c'è meglio la possibilità di poter lavorare su questi elementi per andarli meglio a modellare. Quest'altro qui invece, inverti bordo, nel caso in cui mi dà la possibilità di creare all'interno dell'oggetto, nel caso in cui ci sono delle suddivisioni, vedi cliccando qua sopra i bordi, il bordo si capovolge e si mette dall'altra parte. Cioè per chi lavora, fa un lavoro di fino, andando a organizzare lì dentro i vari elementi, va a invertire i bordi magari per ottenere particolari condizioni e poter lavorare meglio su queste geometrie. Però comunque i più importanti sono il primo, il quarto e il quinto, perché questi qui diciamo che modellano da zero e questi qui che aumentano i dettagli, diciamo, non hanno proprio una grandissima utilità. Questi due plugin, quindi questo qui si chiama Sabbiera, questo qui si chiama strumenti solidi, tu li trovi tra le barre degli strumenti di SketchUp, quindi senza che tu installi nessun programma
nuovo, nessun plugin esterno. Questi due li hai già presenti all'interno di SketchUp, invece gli altri sarebbero da installare.